Senza ricerca le aree protette procedono a tentoni, ma non è importante che ogni area protetta faccia ricerca a 360 gradi. Ogni area protetta può concentrarsi su qualche cosa che la contraddistingue. Quello che è importante è che poi le aree protette e la rete di ricerca che hanno creato condividano quanto più possibile queste loro ricerche. Soprattutto nella ricerca, nessuna area protetta può essere un'isola. Sembro normale, ma sono un dottore forestale, nonché da poco tempo anche direttore della riserva naturale Selva del Lamone, una piccola riserva naturale del sistema dei parchi del Lazio che si trova a nord del Lazio in provincia di Viterbo, comune di Farnese. 2000 ettari di bosco e aree agricole che sono al confine con la Toscana, nella Maremma tosco-laziale. Questo bosco è un posto favoloso, è principalmente un bosco nato su tutti i sassi, coperti di mustio. È un posto veramente dove l'ambientazione è quella di una favola, è a metà tra la terra degli Hobbit e quella degli Elfi. Girano Biancaneve, i Sette Nani, Cappuccetto Rosso e anche il lupo, come certifica l'ISPRA con il monitoraggio appena fatto a livello nazionale sul lupo. Questo bosco, che nasce su questa colata lavica recente del vulcanesimo di Bolsena e quindi della caldera del lago di Latera, è caratterizzata da queste pietre di qualche decimetro fino a un metro e mezzo di dimensioni massime che si sono solidificate durante questa eruzione. 150.000 anni fa, parliamo di un tempo brevissimo per quanto riguarda le eruzioni e il vulcanesimo. Su questo plateau lavico è cresciuto questo bosco che è caratterizzato da querce e qualche faggio c'è, qualche carpino bianco e altre specie. È una riserva che, come vi dicevo, è molto piccola e si trova ai confini dell'impero, è lontana da Roma, ci vogliono 2 ore per arrivarci in auto se uno corre sull'Aurelia, quindi potete immaginare quanto è distante anche dalle attenzioni di tutti. Però questo non vuol dire che siamo insignificanti, siamo interessanti e è un posto bellissimo e invito tutti a venire. Quello che volevo però affrontare con voi oggi è il tema della ricerca nelle aree protette. La ricerca è importante per ogni singola area protetta e è importante pur essendo un qualche cosa che non deve necessariamente andare a indagare su specie target o specie ombrello piuttosto che hotspot di biodiversità, ma la ricerca è fondamentale per tutto quello che è il contesto in cui una riserva, un'area protetta insiste, quindi un contesto territoriale fatto da persone, da una comunità locale e da una biodiversità. Per arrivare a parlare della ricerca dobbiamo andare a scomodare una legge quadro nazionale che all'articolo 1,3 lettera C parla proprio del fatto che le aree protette vengono istituite per la formazione, l'educazione e la ricerca scientifica. In effetti, se andiamo a vedere ogni legge istitutiva di qualsiasi area protetta, di qualsiasi riserva, non ne sono certo, ma ci metto quasi la mano sul fuoco, parla di interesse di quella riserva, di quella piccolissima, insignificante riserva, anche a scopi di ricerca scientifica. La legge 394 festeggia quest'anno i 30 anni, era del 91. La riserva del Lamone, di cui appunto sono impropriamente il direttore, è del 94. Quella riserva è caratterizzata da un scarso approccio di ricerca, diciamo così, almeno nell'anno da cui più o meno ho questo obbligo e dovere di dirigerla, abbiamo portato avanti poche istanze di ricerca, un po' perché avevamo delle altre cose da fare, un po' perché comunque la 394, quella legge, ha impostato nelle aree protette dei sistemi regionali piuttosto che a livello nazionale un discorso di area protetta finalizzata principalmente e di primo acchitto alla vigilanza, a una conservazione un po' passiva di quello che era lo status quo, di quello che è l'ambiente in cui queste riserve, queste aree protette sono state create. La visione è un po' quella romantica
delle aree protette americane in cui comunque si è andati a proteggere una wilderness e dei territori completamente disabitati, fatti veramente da natura selvaggia, centinaia di migliaia di ettari, dove l'uomo non c'è e se ci va a proprio rischio e pericolo. Da noi sono state istituite delle aree protette molto più piccole in un territorio antropizzato che molto spesso poi tra l'altro non era di proprietà nazionale come negli Stati Uniti, ma di proprietà privata o di demanio comunale. La ricerca che è sancita dalla 394 e dalle tutte le leggi istitutive delle riserve e delle aree protette è un qualche cosa di fondamentale anche per una piccola riserva come la nostra, perché nel momento in cui facciamo una gestione ordinaria e portiamo avanti quotidianamente quella che è la governance locale con la popolazione piuttosto che con la conservazione, le istanze di conservazione della natura, ci troviamo a dover fare delle scelte. Non ultimo, noi ci siamo trovati in questi ultimi tempi a fare le scelte per il piano di gestione. Il piano di gestione è quello che dà le linee guida di come dovrebbe essere gestita la riserva nel futuro. Questo piano di gestione doveva essere fatto da tanti anni, non era ancora stato fatto, lo abbiamo fatto ora con un consulente e con l'apporto di tutti i guardiaparco e dei tecnici appassionati che lavorano in riserva. Questo piano di gestione ha previsto comunque uno studio del territorio per creare una zonizzazione con le zone integrali, piuttosto che con le zone di riserva orientata, piuttosto che con le zone di sviluppo socio-economico. E ci siamo trovati di fronte a delle criticità, a dei dubbi che dovevamo risolvere. Da un lato i lacioni, che sono degli stagni temporanei protetti anche da Rete Natura 2000 e quindi a livello europeo, che devono essere manutenuti e conservati come erano in passato, sono lì e sono degli stagni che si creano tra l'autunno e la primavera, su delle aree che sono leggermente in dislivello e si sono impermeabilizzate con il tempo. Questi lacioni sono fondamentali sia per un certo tipo di fauna che per una vegetazione che cresce esclusivamente in quelle condizioni. Ora, questi lacioni sono degli stagnetti che troviamo diffusi in una decina di posti all'interno della riserva. Nella redazione del piano di gestione ci siamo chiesti se dovevamo intervenire o meno per conservare questi lacioni o lasciare fare alla natura. Lasciare fare alla natura significa che se cade un albero perché il vento è stato particolarmente forte, quest'albero crea un ambiente differente che va a disturbare il lacione. È corretto o è sbagliato intervenire? È un dubbio che sicuramente la ricerca potrebbe aiutarci a definire per il meglio. Altre problematiche sono state quelle rispetto alla gestione del cinghiale. Oramai il cinghiale è una chiacchiera da bar, ne parlano tutti e tutti parlano delle problematiche che ci sono in città con l'invasione di questi cinghiali o piuttosto dei danni che fanno all'agricoltura. Ma nessuno, da noi in riserva perlomeno, ha mai indagato se questi cinghiali fanno o meno un danno alla biodiversità. Noi come riserva non abbiamo degli hotspot di biodiversità o non abbiamo delle specie target o delle valenze particolari che sono minacciate dal cinghiale, ma una massa di cinghiali che vive indisturbata dentro la riserva, che preda continuamente tutti i molluschi e sfascia tutti i muretti a secco, piuttosto che mangia tutte le orchidee, le bellissime orchidee che abbiamo all'interno della riserva, fa bene? Lo dobbiamo lasciare stare o dobbiamo intervenire in qualche modo? Chi ci aiuta in questo se non chi può fare delle ricerche appropriate su questa conservazione della biodiversità, di questa particolare biodiversità, comune biodiversità che è presente all'interno della riserva? Infine, abbiamo un problema con l'esbosco della legna da dentro la riserva
per garantire l'uso civico. L'uso civico è un diritto dilegnatico che esiste per i residenti di Farnese e i domiciliati, che ogni anno hanno diritto a prendere della legna dal bosco per superare l'inverno, per riscaldarsi. Questo è un diritto che oggi il Comune fatica a mantenere, perché dovrebbe portare fuori dal bosco con i muli quella legna, ma oramai è più un costo che un guadagno per il Comune fare questa attività. E sempre noi durante il piano di gestione ci siamo chiesti se poteva esserci, o se la vicina Università della Tuscia poteva aiutarci a definire un sistema differente per tirare fuori la legna dal bosco in modo di salvaguardare l'ambiente e salvaguardare il diritto d'uso civico. Di fronte a questi dubbi, che abbiamo fatto? Abbiamo navigato al buio? Ci siamo un po' affidati a quelle che erano le nostre conoscenze. I guardiaparco hanno dei background con dottorati di ricerca, il personale della riserva tutta ha una propria competenza. Ci sono dei guardiaparco che hanno, pur non avendo il diploma, hanno una competenza per esempio sulla gestione del gambero rosso, sulla gestione delle EMIS, che sono preziosissime. Quindi un po' con la conoscenza del personale che lavora in riserva, un po' con il consulente esterno che abbiamo preso per il piano di gestione, un po' col materiale d'archivio che dal 94 qualche ricerca, qualche studente c'è caduto dentro la riserva per caso, però qualche ricerca è stata fatta. Le nostre scelte le abbiamo fatte. Nei casi più critici sono state delle scelte, diciamo così, più elastiche, o delle non scelte, riservandoci il diritto come ente gestore di poter intervenire in un senso o nell'altro nel momento in cui si crea la vera criticità, sperando nel frattempo che qualcuno, o università, centro di ricerca, possa venire a darci una mano. La ricerca è importante. Noi abbiamo fatto un po' in casa quello che abbiamo capito invece essere la chiave di volta, è un po' la partecipazione e il coinvolgimento di enti di ricerca o reti di ricerca attraverso, per ora, le amicizie o le conoscenze che avevamo. Tutti noi portiamo dietro un bagaglio di amici e di colleghi che hanno studiato con noi e che ora lavorano in enti di ricerca piuttosto che all'università. Questi colleghi, questi amici che lavorano all'interno dell'università magari hanno lo stesso interesse nostro nel portare avanti alcune ricerche, per cui noi abbiamo fatto un po' in casa, abbiamo giocato in casa, abbiamo fatto il fai da te come se fosse imbiancare casa, ma quello che è più importante è che abbiamo capito durante questo periodo in cui ci siamo confrontati anche per risolvere alcuni di questi dubbi, è stato consultare una rete di amici e colleghi, quindi colleghi dell'università che lavorano in enti di ricerca piuttosto che all'università, e con loro scambiarci informazioni. E riteniamo che questo sia veramente il modo di procedere e la possibilità che hanno anche le piccole aree protette, che non sono una meta ambita dei ricercatori per fare ricerca sul campo. Questo è il nostro metodo. E quindi che cosa abbiamo fatto? Da 6 mesi a questa parte abbiamo comunque sottoscritto 3 convenzioni con l'Università di Roma 3, con cui abbiamo interesse condiviso sul discorso del gambero killer, quindi del contenimento del gambero rosso della Louisiana, con l'Università del Molise, con la quale abbiamo interessi sulla gestione selvicolturale e quindi sulle attività da fare in bosco, sulla gestione del bosco più in generale, e poi con l'Università della Tuscia in merito al discorso dell'esbosco e delle utilizzazioni. Abbiamo fatto queste convenzioni che ad oggi ci sono costate 24 euro l'una, perché è la marca da bollo che compete alla riserva naturale. Da lì spenderemo qualche soldo probabilmente in termini di costi vivi,
ma questo per dire che effettivamente la ricerca non è che si basa solo sulle risorse economiche e sui soldi che arrivano per fare determinati tipi di ricerca, bensì su queste collaborazioni, su questi interessi comuni che noi vogliamo portare avanti con questi enti di ricerca. Reti di ricerca con questi colleghi, amici, che si basano su quelli che sono i monitoraggi che portiamo avanti in casa nostra, sul picchio, sul moscardino, che quindi possono attrarre altre università, altri ricercatori che ci sono in giro per il Lazio, piuttosto in giro per l'Italia, ovvero il falco pellegrino, l'albanella, le salamandre. Insomma, siamo inseriti in un contesto in cui altre aree protette sono interessate a dei monitoraggi o a della ricerca, altri enti di ricerca possono essere interessati a qualsiasi tipo di attività da fare dentro la riserva, se da parte nostra c'è disponibilità e interesse verso le stesse cose. Quindi con loro e con questi enti di ricerca la cosa importante che stiamo cercando di portare avanti è quella di riuscire a farci finanziare alcuni progetti di ricerca. Possono essere progetti di ricerca finalizzati esclusivamente alla ricerca come Horizon a livello europeo, piuttosto come di ricerca applicata come i LIFE, che sono sempre finanziamenti diretti della Commissione europea che indagano e che cercano di risolvere determinate problematiche che ci sono in Natura 2000, piuttosto che nelle aree protette, piuttosto che nella gestione partecipata e difficoltosa della governance locale con le comunità locali. Questi progetti a livello europeo ci consentirebbero, se riusciamo a entrare in questi partenariati, e per quello dobbiamo essere un po', noi entriamo in punta di piedi, nel senso siamo una piccola riserva con delle nostre competenze specifiche su alcuni particolari aree di interesse, però possiamo entrare in un partenariato più ampio, seguire un lead partner che fa quello che porta avanti il progetto e strutturarci un po' meglio per fare in modo di portare avanti questi progetti, entrare in questi progetti e avere un minimo di finanziamenti, ma soprattutto un minimo di attività di ricerca che può darci delle risultanze a quelle che sono le nostre criticità. Quindi portare a casa un risultato e un obiettivo di gestione della riserva che sia quantomeno condiviso con la comunità locale e che risolva alcune problematiche. Facciamo questo e sicuramente la cosa importante è quella di andare a verificare in questi progetti europei quello che sono state le buone pratiche messe in campo. L'esperienza, almeno personale e dei colleghi, è quella che nei progetti LIFE che fanno poi ricerca applicata, nella compartecipazione a questi progetti si possono portare a casa delle esperienze che sono state sicuramente positive in altri ambienti similari o comunque in habitat simili a quelli che abbiamo nella riserva e possiamo traslocare quelle attività e cercare di mettere in campo le stesse azioni con l'obiettivo di risolvere quelle criticità che vi dicevo prima. Dei progetti LIFE che ho seguito in particolare sono andati a manutenere degli spazi aperti che altrimenti si chiudevano e che la rete Natura 2000 impone invece che debbano essere manutenuti, ma se c'è l'abbandono dei terreni va da sé che le praterie o le aree aperte in mezzo al bosco tendono a chiudersi e la chiusura genera la perdita di nicchie ecologiche, nicchie riproduttive, nicchie trofiche che invece sono fondamentali per la conservazione di alcune specie. Benché parliamo di specie che non sono fondamentali o non sono specie ombrello, come dicevo prima, ma il capriolo della selva del Lamone ha bisogno di queste aperture all'interno della selva. Alcuni progetti LIFE che abbiamo seguito hanno visto la partecipazione anche delle associazioni venatorie nel mantenimento di queste aree che si stavano chiudendo. Quindi hanno valorizzato le realtà
che c'erano localmente e che quindi hanno consentito a noi di poter esportare un sistema, un modello. Nell'Life MGN, quindi Making Good Natura, in cui c'erano i servizi ecosistemici e la loro valorizzazione, è stato fatto questa cosa con le associazioni venatorie. Sempre le associazioni venatorie sono state di esempio in un Life Dinamo in Molise, in cui hanno messo delle barre d'involo davanti ai trattori e alle falciatrici per salvaguardare la fauna prima di far arrivare la mietitrebbia sul terreno e quindi prima di far arrivare queste falci addosso a lepri, caprioli piuttosto che albanelle. E questo qui è stato un esempio che ci hanno riportato anche le associazioni venatorie a Farnese, nella nostra riserva. Non appena io sono arrivato e ho preso servizio, le associazioni venatorie hanno proposto di replicare questa attività. Questo per dire che la ricerca applicata sul territorio, se veramente è condivisa, porta a degli ottimi risultati, senza che magari sia la stessa gestione della riserva a proporlo o arrivi in un secondo momento a portare avanti quelle istanze nel proprio territorio. Un ultimo esempio è quello del Life GoPro4, che è un Life che è gestito da una società che si chiama Andream, la quale ha evidenziato 20 anni di progetti Life in siti Natura 2000 su attività selvicolturali, quindi progetti di ricerca applicata in boschi dentro Natura 2000, e ha fatto un database enorme. Dopodiché ha preso anche delle aree di territorio boscato in Italia dove ha creato una sorta di palestre formative che sono i martelloscopi. Questi martelloscopi prevedono che ogni albero, ogni singolo albero venga misurato, valutato da un punto di vista quindi di dimensioni e quant'altro, ma anche per gli aspetti di biodiversità. Vengono censiti i nidi dei picchi, i fori di alimentazione dei picchi, delle tasche nella corteccia, tutta una serie, la presenza di vischio, la presenza di nidi, tutta una serie di parametri che vengono chiamati dendro-microhabitat. Questo, per dire, è una delle cose che noi ci porteremo dietro. Io ero dentro questo progetto Life GoPro4, ce lo porteremo dietro, per cui le università verranno alla Selva del Lamone a creare questa palestra formativa che potrà essere usata dai progettisti, dagli operatori, dagli studenti, che potranno quindi valutare tutta una serie di cose. Questo per dire che la ricerca applicata e questi progetti possono garantirci il progresso in termini di ricerca e di trasferimento di buone pratiche. Il trasferimento di buone pratiche è veramente la chiave di volta, perché non è necessario avere fondi per portare avanti tutta una serie di ricerche e ovunque, ma è preferibile che una parte delle risorse vengano utilizzate da un qualsiasi area protetta e poi quello che è più importante è che quest'area protetta e gli enti di ricerca che hanno portato avanti quella ricerca applicata piuttosto che quella ricerca di base condividano quanto più possibile questa conoscenza. Noi non vogliamo che un plateau di x mila euro di fondi per la ricerca vengano suddivisi in tantissimi piccoli rivoli. Non è questo l'interesse delle piccole aree protette, non è su quello che possiamo fare un progetto di gestione e di governance a 360 gradi. Quello che ci interessa è che ci sia la condivisione della conoscenza, che il parco che ha fatto la ricerca ci chiami, ci faccia fare un'esperienza sul campo e incontrare i professori ordinari piuttosto che i ricercatori, piuttosto che i boscaioli, gli agricoltori, ci faccia parlare con loro e ci faccia capire come ha risolto quella criticità e quello che ha messo in campo, perché noi vogliamo poter trasferire quella conoscenza da quel parco alla nostra riserva. Questa è la cosa più importante. Se c'è un sistema di aree protette deve servire a questo, se c'è una rete di aree protette, una rete di ricerca deve servire a questo. Non ci interessa avere 2 spicci per fare ricerca, ma tutte quelle isole, tutte quelle aree protette devono uscire da quel loro confinamento. Il confinamento va bene per evitare che arrivino specie aliene, ma poi, lo sappiamo, le popolazioni vanno in deriva genetica e soprattutto la deriva culturale del restare chiusi in se stessi, invece che portare avanti istanze di conservazione e di ricerca anche antropologica, anche sulla comunità locale e quindi sulla governance, sono le cose più importanti. E noi vogliamo che tutto quello che è stato fatto venga quanto più possibile condiviso e ci sia data la possibilità di andare a vedere e replicare. Questo è il nostro obiettivo principale.